È il 1970 e quest'uomo è stato appena definito un eroe dalla polizia. Ha salvato la vita ad un bambino che stava rischiando di affogare in un lago, il Green Lake di Seattle. Sempre quest'uomo, la mattina del 24 gennaio 1989, sarà giustiziato e fuori dal carcere ci sarà una folla di gente che con brindisi improvvisati, urla e striscioni esulterà per la sua morte. Quest'uomo ha salvato una vita nel 1970. Ma nel 1974 ha anche messo fine alla vita di una persona, poi di un'altra, poi di un'altra ancora. Sono 30 le vittime accertate di quest'uomo, ma i sospetti dicono che potrebbero essere addirittura più di 36. Quest'uomo si chiama Theodore Robert Bundy, detto Ted. È un serial killer. Ted Bundy nasce il 24 novembre del 1946 dalla 21enne Eleanor Louise Cowell in un istituto per madri non sposate a Burlington, nello stato del Vermont. Il padre del bambino non ha un'identità confermata, forse un veterano dell'Air Force statunitense. Per evitare scandali con un figlio nato al di fuori del matrimonio, Louisa scelse prima di darlo in adozione, poi, pentitasi subito dopo della decisione, lo prese con sé e i due andarono a vivere a Filadelfia dai genitori di lei, Samuel ed Eleanor Cowell. La coppia crebbe il piccolo come un figlio proprio e alla famiglia, agli amici e allo stesso Ted venne sempre detto che i nonni fossero in realtà i genitori biologici e che la madre fosse in realtà sua sorella maggiore, lasciando che scoprisse da solo la verità. Questa cosa segnò profondamente Ted, che espresse risentimento verso la madre per tutta la sua vita, per non avergli sostanzialmente detto il vero sulla sua famiglia, una certezza celata che egli scoprì soltanto nel 1969. Ted Bundy continuò ad avere come figura di riferimento il nonno, Samuel, che prenderà come ispirazione e nei cui confronti nutrirà rispetto e attaccamento. Eppure, durante una conversazione con i legali, nel 1987, disse di Samuel che era un tiranno, un prepotente, un bigotto razzista. Odiava i neri, i cattolici, gli italiani e gli ebrei. Picchiava sua moglie e il cane di famiglia. E spesso faceva oscillare i gatti del vicinato afferrandoli per la coda. Una volta ha anche gettato mia zia Giulia dalle scale perché aveva dormito troppo. Altre volte invece parlava ad alta voce a presenze invisibili, per non parlare poi di quanto si infuriava quando veniva messa in ballo la questione sulla mia paternità. Louise Cowell, che nel 1950 cambiò cognome in Wilson, si sposò con Johnny Culpepper Bundy, un cuoco incontrato poco dopo essersi trasferita con suo figlio a Tacoma, Washington. Johnny adotterà formalmente il bambino, che prese quindi il suo cognome, Bundy. Un bambino che faceva fatica ad integrarsi con la sua stessa famiglia, non partecipando alle attività collettive organizzate da Johnny e Louise con i suoi fratelli. 4, secondo alcune fonti, concepiti fuori dal matrimonio. Di Johnny, più avanti, parlando con la sua fidanzata di allora, Ted dirà: è strano, voglio dire, Johnny non è il mio vero padre e per giunta non è neanche intelligente e non guadagna molto. Ma quel bambino, quel Ted Bundy che non andava in campeggio coi suoi fratelli minori, lo stesso che negli anni dell'adolescenza mantenne un profilo distaccato rispetto ai suoi coetanei, dicendo più avanti: non sapevo su cosa si costruissero le relazioni sociali all'epoca. Ho scelto di essere solo.
Il Ted Bundy che mantenne una straordinaria ordinarietà anche durante il percorso scolastico superiore alla Woodrow Wilson High School passerà dall'essere quel Ted Bundy a un Ted Bundy decisamente diverso. Un Ted Bundy carismatico, magnetico, affascinante ma anche un sociopatico, sadico, ossessionato dal dolore inferto agli altri. Insomma, l'uomo più spietato d'America. Prima però, la vita di Ted Bundy è oggetto di altri cambiamenti e bruschi colpi d'assestamento. Una volta completato il ciclo di studi, Ted si iscrisse all'università, frequentò legge e psicologia e affiancò ai corsi anche diversi lavori, nessuno portato avanti con particolare rigore o per un periodo prolungato nel tempo. Inoltre Bundy sembrò interessarsi alla politica, diventando nello specifico una promessa del Partito Repubblicano Americano, come collaboratore e autista di Arthur Fletcher, luogotenente governatore dello stato di Washington, operando nell'ufficio stampa di Nelson Rockefeller, vicepresidente degli USA sotto Ford, e divenendo parte attiva della campagna per la rielezione del governatore Daniel J. Evans, avvenuta con successo. Insomma, uno studente affascinante, promettente giovane della politica, dinamico e brillante. I tasselli per un futuro proficuo sembrano essere tutti al loro posto. Manca ancora qualcosa però nella vita di Ted Bundy: una ragazza. Infatti è interessante soffermarci a questo punto su una figura che forse può fornirci degli spunti interessanti per affrontare poi il periodo per cui Ted Bundy è più noto, quello da omicida seriale. Torniamo per un istante all'Università di Washington, dove tra una lezione e un'altra Ted Bundy incontra una compagna di corso. Si chiama Stephanie Brooks. Ted Bundy intraprende una relazione sentimentale con Stephanie Brooks. Non dura molto però. Poco dopo, lei interrompe bruscamente il tutto, sembra per l'immaturità e la mancanza di aspirazione riscontrate in Ted. Siamo nel 68 e Bundy non si sta ancora dedicando alla politica, o almeno non assiduamente come nei mesi successivi, per cui è lecito presupporre che agli occhi della ragazza Bundy apparisse come un bel ragazzo, questo è certo, ma senza un futuro ben chiaro dinanzi a sé, con risultati scolastici perfettamente in linea con la parola ordinario, se non mediocre. Fatto sta che la ragazza tronca la relazione e torna dai suoi, in California. Bundy è distrutto da quel finale. Facciamo ora un piccolo passo avanti e torniamo agli anni dove Bundy è un promettente giovane della causa repubblicana. Estate del 1973. Ted contatta Stephanie Brooks, che rimane meravigliata dal cambiamento del ragazzo. Ora è una giovane promessa, è politicamente attivo, frequenta l'Università dello Utah, facoltà di giurisprudenza, e poi quel carisma innato, quella bella faccia sveglia e intelligente, rimangono ancora. I due ricostruiscono il rapporto, arrivando addirittura a parlare di matrimonio. Le foglie ingialliscono e si staccano dagli alberi, l'autunno passa in fretta e apre le porte all'inverno. Gennaio 1974. Ted Bundy, senza apparente motivazione, interrompe ogni contatto con Stephanie. La storia si ripete, ma a parti invertite. La Brooks telefona a Ted chiedendo spiegazioni sul perché di quella inaspettata e drastica decisione. Lui, dall'altro capo del telefono, con freddezza risponde: Stephanie, non ho idea di cosa tu stia parlando. E riattacca. Non si sono più sentiti. Solo parecchio tempo dopo, Ted Bundy, ricostruendo quel periodo, dirà: volevo solo provare a me stesso che avrei potuto sposarla. Una vendetta pianificata e attuata nel corso di anni per quella brusca rottura del 68. Difficile a dirsi, perlomeno è quello che crede Stephanie Brooks. Ma l'inverno del 74 non portò con sé soltanto il freddo e la sensazione di vuoto per una relazione finita male. Alcune giovani ragazze spariscono nel nulla. L'omicidio non è una questione di lussuria o di violenza, è più una questione di possesso. Ricostruire l'intera vicenda Ted Bundy non è affatto semplice, soprattutto se bisogna rimanere in uno spazio predeterminato per lunghezza, come in questo caso per questa puntata di The Red Line, la puntata pilota di questa stagione.
Sarebbe però scorretto per questo non concederci l'apertura di un'altra piccola ma fondamentale parentesi nell'operazione che stiamo affrontando, seguendo la nostra linea rossa. Dobbiamo puntare il fuoco su un'altra figura femminile a stretto contatto con Ted Bundy, Anne Rule. I due si incontrarono all'alba degli anni 70, nel 1971. Lui frequentava ancora psicologia all'Università di Washington, ma nel frattempo lavorava a un centro di emergenza per suicidi a Seattle, lo stesso in cui Anne Rule stava per offrire servizio come volontaria. I due si conobbero, lavorarono congiuntamente, divennero amici. Di Ted Bundy, la Rule dirà che era gentile, premuroso ed empatico. Lui, lo sappiamo, diventerà un assassino seriale, il Lady Killer. Lei, scrittrice, lavora come ufficiale delle forze dell'ordine nel Dipartimento di Polizia di Seattle. Da scrittrice pubblicherà una serie di scritti di successo, in particolare uno, uscito nel 1980, considerato universalmente una delle migliori biografie su Bundy. Si intitola The Stranger Beside Me, in Italia, un estraneo al mio fianco. Sul quando e dove Ted Bundy abbia cominciato a uccidere, ancora oggi ci sono versioni differenti e discordanti. Riprendiamo la nostra narrazione da dove l'abbiamo interrotta, il gennaio del 74. Karen Sparks è una studentessa dell'Università di Washington. Sta dormendo nel suo appartamento quando Ted Bundy si introduce all'interno dello stesso. La picchia ripetutamente con un asse di ferro prima di aggredirla sessualmente. Poi si dilegua. Stando alla Sparks, sopravvissuta all'attacco malgrado 10 giorni di incoscienza, uno studente nella stanza di fianco a quella in cui si stava consumando l'aggressione, parlando nel sonno, avrebbe spaventato Bundy, mettendolo in fuga prima che riuscisse a togliere la vita alla ragazza. La figura di Karen Sparks è importante non solo perché ricopre il ruolo di sopravvissuta alla furia omicida di Ted Bundy, ma anche perché il suo è il primo attacco noto del Lady Killer. Per la prima vittima nota, invece, bisognerà attendere. Non molto, a dir la verità. Febbraio 1974. Linda Healy, altra studentessa dell'Università di Washington, scompare nel nulla. Ted Bundy irrompe nell'appartamento, picchia, stupra e va via. Stavolta porta via con sé la vittima dell'aggressione, tratto sensibile del modus operandi di Bundy. Le ragazze continuano a sparire. Il 12 marzo Donna Manson lascia il dormitorio per assistere a un concerto jazz del campus. A quel concerto Donna Manson non è mai arrivata. Al Central Washington State College, Ellensburg, la sera del 17 aprile si sta tenendo una riunione per un nuovo ruolo di addetto ai dormitori. A farsi avanti per il posto è la giovane Susan Elaine Rancourt. La riunione è di sera, ma Susan ha paura del buio. Questo non la frena, il campus a quell'ora è ancora pieno di ragazzi. La riunione si conclude con successo e la giovane fa per tornarsene nei suoi alloggi. Non tornerà mai. Svanisce nel nulla, sotto gli occhi di tutti quegli studenti che nella mente di Susan avrebbero dovuto fare da scudo per la minaccia rappresentata dalle tenebre. Ma non era andata così e le tenebre, alla fine, avevano vinto. Per tutta la primavera le sparizioni proseguirono, come abbiamo visto, col ritmo grosso modo costante di una al mese. Il Dipartimento di Polizia e gli investigatori si mobilitano per rintracciare il possibile artefice di quelle sparizioni, artefice che assume sembianze più macabre quando nel corso dell'estate vengono alla luce inquietanti scoperte. Nel giugno del 74 viene ritrovato il corpo di una ragazza scomparsa, Brenda Carol Ball, e 2 mesi dopo altri 2 corpi, Janice Ott e Denise Nasland. Cambia più volte stato Ted Bundy, spostandosi nello Utah, nell'Idaho, in Colorado, ma la sua scia di sangue non risente dei confini statali e come il killer prosegue oltre. Si fanno avanti i primi testimoni e dalle ricostruzioni si direbbe che il killer vada in giro per le strade a bordo di un Volkswagen Beetle, un maggiolino. Ora sul caso indaga anche l'FBI. Nessun uomo è veramente innocente, voglio dire, tutti noi abbiamo trasgredito in qualche modo nelle nostre vite e come ho già detto sono stato scortese, ci sono cose che certamente mi pento di aver fatto, ma non credo siano le stesse cose a cui ti riferisci tu. Passarono i mesi e le vittime aumentarono, e vale la pena di ricordarlo, è impossibile stabilirne il numero con esattezza.
È importante però, nel processo analitico della persona di Ted Bundy, evidenziare il caratteristico modus operandi del killer, per i meno avvezzi all'investigazione, le modalità secondo cui il soggetto agiva. Se infatti la profilazione dell'FBI, un settore decisamente moderno e per questo poco rodato dell'investigazione, aveva fornito fino a quel momento, sì, dati certamente utili e applicabili alle menti criminali, con Bundy le cose dovettero essere riesaminate da capo. Divenne chiaro agli agenti investigativi che la persona che stavano cercando si discostava dall'immaginario collettivo del serial killer. Non era un outsider, un emarginato, un lupo solitario, ma anzi si trattava di una persona intelligente, organizzata, forse anche ben vista dalla società. Col senno di poi, possiamo dirlo, e come, se lo era. Bundy aveva attecchito perfettamente sul suolo sociale, in svariati ambiti della sua vita, dalla carriera politica alla rivalsa sentimentale. Come si poteva pensar male di quel ragazzo, elegante, dal sorriso brillante? Impossibile. Non ci riuscì nemmeno Anne Rule, che Bundy lo conosceva bene. A testimonianza di questo, prendiamo in esame quanto avvenne all'Ex Sammamish State Park, un evento simbolo delle azioni criminali del Lady Killer, che stando alle ricostruzioni non fu un caso isolato. 36 women all over the western United States. Wanted posters will go up in federal buildings and post offices across the country. Terry, the Bureau has 14 luglio. Una bella giornata estiva. Un gruppo di ragazze si trova nei pressi del parco. C'è un bel clima. Si avvicina un ragazzo, affascinante, spigliato. Indossa un comunissimo completo da tennis bianco. Si presenta. Piacere, Ted. Chiede aiuto per caricare sul suo maggiolino una piccola barca a vela. Che sarà mai? Sembra un ragazzo per bene e poi è anche carino. Nel comprensibile imbarazzo giovanile, alcune rifiutano, la maggior parte, a dir la verità. Una no, e decide di accompagnarlo fino alla vettura. Una volta giunti al maggiolino, la ragazza, capendo che non c'era alcuna barca, intuisce che ci sia qualcosa di strano e fugge. La stessa, Janice Graham, racconterà alla polizia l'accaduto e dirà di aver visto più tardi, quella stessa giornata, Ted con un'altra ragazza. Sappiamo infatti che Ted Bundy colpirà almeno altre 2 volte quel giorno, Janice Sott e Denise Nasland. Se i nomi non vi suonano nuovi, è perché li abbiamo già trattati poco fa. I loro corpi saranno ritrovati tra agosto e settembre, a 2 miglia dal parco. Grazie alle testimonianze, come quella di Janice Graham, fu possibile tracciare un identikit più preciso e dettagliato. A non aiutare però è la vittimologia. Le vittime di Bundy o le presunte tali non sembrano avere nulla in comune. E questo può rappresentare un altro punto di dissonanza con altri casi di killer noti ai detective. Bianche, giovani, studentesse con una buona posizione sociale, generalmente castane, ma oltre questo il nulla. Nessun filo conduttore per stavolta, nessuna linea rossa. Intanto, come si è detto, il regno del terrore di Ted Bundy prosegue e valica i confini statali. Prima raggiunge lo Utah, dove studia legge presso l'università. Parallelamente allo studio, porta avanti la sua opera letale. Sono almeno 8 le vittime del Lady Killer in questo stato, ma la mano omicida di Ted si estende anche nel vicino Colorado. Il tragico numero di vittime sale, tra corpi che verranno trovati e altri che si suppone siano ancora avvolti dalle tenebre. Il 16 agosto del 1975, però, il fatto sembra prendere posizione, stanco di limitarsi al ruolo di osservatore esterno, come un dio greco che si insinua all'interno delle dinamiche umane. Un agente di polizia della stradale, Bob Hayward, nota un maggiolino di colore chiaro nei pressi di Granger, Utah. Sta viaggiando veloce, molto veloce. Troppo veloce. L'agente accende le luci e intima al conducente di fermarsi. Lo fa. Alla guida del maggiolino il conducente si presenta. Ted Bundy. L'agente insospettito perquisisce il Beetle. All'interno della vettura viene trovata una spranga, un piede di porco, delle manette, un rompighiaccio e un passamontagna. Lo trae in arresto. Ted Bundy viene arrestato. Peraltro, il fratello di Bob Hayward, Pete, lavorava proprio al caso Bundy nella zona di Salt Lake City. Le squadre investigative non ci metteranno molto a ricondurre l'uomo alla guida della vettura alle vittime. E infatti così accade. In particolare Bundy viene direttamente collegato al caso di una ragazza, Carol Daronch. Gli articoli descrivono la Daronch come una bellissima ragazza dallo sguardo magnetico, a soli 18 anni, la sera del 8 novembre 1974. Fuori piove.
sta facendo acquisti presso la libreria di un centro commerciale, la ragazza, quando viene avvicinata da un agente di polizia. L'agente la informa del fatto che la sua auto era stata oggetto di un tentativo di furto e che avrebbe dovuto seguirlo in centrale per compilare la regolare denuncia. La ragazza esita in un primo momento, poi decide di seguire l'agente a bordo della sua auto, un maggiolino Volkswagen. Quando la ragazza si accorse che quello che aveva di fronte non era un vero agente di polizia, era troppo tardi e il maggiolino sfrecciava per le vie cittadine. Ted Bundy, alla guida del mezzo, inchiodò bruscamente e provò ad ammanettare la ragazza, anche servendosi dell'aiuto intimidatorio di una pistola. Ma nella colluttazione la portiera del maggiolino si aprì, facendo cadere la giovane sull'asfalto. Resasi conto che l'aggressore stava per raggiungerla, armato di un piede di porco o di una spranga, la ragazza intraprese una folle corsa in direzione opposta, raggiungendo una coppia di passanti e costringendo Bundy ad allontanarsi sotto lo scrosciare incessante della pioggia. Un giorno, possiamo dirlo, decisamente fortunato per Carol. Non possiamo però dire lo stesso di Debra Kent. Alle 22 circa di quella stessa sera, la 17enne Debra Jean Kent esce dal campus scolastico per andare a prendere suo fratello a una pista di pattinaggio, scompare nel nulla. Ad oggi il suo corpo non è ancora stato trovato. La società vuole credere di poter identificare le persone malvagie, le persone cattive o quelle dannose, ma non è pratico. Non esistono stereotipi. Torniamo a Ted Bundy, in arresto. Viene collegato direttamente al caso Daronch, che lo identifica e offre la sua testimonianza. C'è l'auto, ci sono le testimonianze e c'è una sopravvissuta. Benché per i collegamenti con le altre vittime bisognerà attendere ancora qualche tempo, le restanti prove non possono essere definite circostanziali. Ted Bundy può essere trattenuto. Viene incriminato per rapimento aggravato e tentato omicidio di Carol Daronch. Rischia da 1 a 15 anni di carcere. Il processo a inizio è il febbraio del 1976. Nell'ottobre di quello stesso anno viene accusato dell'omicidio di Karen Campbell, una vittima del Colorado, infermiera di anni 23. Direte voi, è la fine. Ci sono prove schiaccianti a carico del lady killer, almeno un omicidio e un tentativo omicida a suo carico, più gli oggetti e il rapimento. Le testimonianze sono innumerevoli. Avete ragione, sarebbe la fine. Sarebbe l'inevitabile e inesorabile termine di un periodo macabro e terribile, fatto di giovani donne uccise e di aspettative di vita stroncate. La proverbiale luce in fondo al tunnel. Ma no, non è così. Non è la fine se dall'altra parte del tunnel c'è l'uomo chiamato Theodore Robert Bundy. Trasferito nel carcere della contea di Pitkin, in Colorado, in attesa delle udienze, a Bundy viene concesso di frequentare la biblioteca, al secondo piano. C'è una finestra, a circa 25 piedi da terra. È da quella che Ted Bundy evade. Giugno 1977, Ted Bundy è scappato. Alla prima udienza, dalla bocca di Bundy, erano uscite 2 parole che si erano propagate nell'aria, rendendola incredibilmente più pesante e tormentosa. Non colpevole. Oh, andiamo, non mi sento in colpa per niente. Mi dispiace per chi si sente in colpa. A dir la verità, la fuga di Ted Bundy dura poco. L'FBI, accortasi del ritorno alla libertà dell'uomo, si attiva immediatamente. Vengono diffuse informazioni sulla persona e sull'attività criminale di Bundy, accostate all'emissione di un mandato di arresto federale e una ricompensa di $100.000 per una sua eventuale cattura. The Utah law student is now on the FBI's 10 most wanted list. 5 giorni dopo, Ted Bundy viene rintracciato ad Aspen, in Colorado, e riconsegnato alle autorità. Spostiamoci avanti nel tempo, penultimo giorno del 1977, 30 dicembre. Attraverso un'apertura sul soffitto della sua cella, Bundy esce nuovamente di prigione. Sistema libri e altri oggetti sotto le coperte per dar l'idea di star dormendo e nel frattempo si serve dell'apertura per passare attraverso l'ufficio del carceriere. È la seconda volta che il lady killer riabbraccia la libertà e questa seconda volta le conseguenze saranno ben più gravi e letali.
Scatta una caccia all'uomo a livello internazionale. L'FBI e le altre forze in campo stampano volantini che vanno a tappezzare strade e quartieri delle città, rilasciano materiale identificativo e coinvolgono il Dipartimento di Analisi Comportamentale. Il 10 febbraio 1978 Ted Bundy è parte della lista dei 10 fuggitivi più ricercati. Come detto però, nonostante il notevole dispiego di forze, Ted Bundy era libero. E per lui significava che era libero di muoversi, libero di uccidere. E infatti Ted Bundy uccise ancora, a Tallahassee, in Florida. La sera del 14 gennaio del 78 Bundy invade una confraternita di studentesse della FSU, la Florida State University, e uccide 2 ragazze, Margaret Bowman e Lisa Levi. Una terza ragazza rimane fortunatamente solo gravemente ferita dall'attacco. Il 9 febbraio Bundy rapisce e uccide la 12enne Kimberly Leach, una delle vittime più giovani, ma anche l'ultima vittima di Ted Bundy. È circa l'1:30 di notte del 15 febbraio 1978. Su Cervantes Street un maggiolino Volkswagen sta guidando verso ovest. Un agente di polizia di Pensacola giudica la guida irregolare e impone alla vettura di fermarsi. Alla guida, Ted Bundy sarà riconosciuto grazie ai volantini del bureau e affidato nuovamente allo Stato del Colorado per affrontare il processo. L'incubo di Ted Bundy era finito. Qualche anno dopo l'America darà disposizione di finire anche l'uomo. In carcere, Ted Bundy viene stavolta accusato anche di altri omicidi e aggressioni. Si aggiungono i casi di Bowman, Levi, Thomas, Kleiner e Chandler. Al killer viene offerto un patteggiamento. Se si fosse dichiarato colpevole dell'omicidio Bowman, Levi e Leach, avrebbe evitato la condanna a morte. Ted Bundy rifiuta. Non colpevole. Il processo si complica, si moltiplica e i prodotti della moltiplicazione si snodano attraverso una lunga serie di sedute, testimonianze, accuse e ricorsi, ma col passare del tempo aumentano anche le vittime associabili alla persona di Theodore Bundy e le prove si fanno schiaccianti. Nel 1980 Ted Bundy fu condannato a morte per la 3ª volta. Sedia elettrica. E qui torniamo all'inizio della nostra ricostruzione, a quella mattina del 24 gennaio 1989, quando una festosa folla, fuori dal Florida State Prison, esulta e brinda alla notizia che Theodore Robert Bundy non era più parte del regno dei vivi. An unprecedented crowd of hundreds started gathering before dawn. Ted Bundy, even in death, stirred hatred. Durante il periodo di detenzione, oltre a confessare 30 omicidi e a sposare Carol Ann Boone, utilizzando un cavillo giuridico a suo favore, altra storia dai contorni affascinanti, quella del processo Lady Killer, Bundy ebbe modo di rilasciare interviste e dichiarazioni, e la mole di dati e testimonianze fornite fu di grande beneficio per l'FBI, specialmente per il Dipartimento di Analisi Comportamentale. La mente e la psicologia del brillante Theodore furono studiate e indagate a lungo, a partire dalla vittimologia, per finire con i lati più complessi della sua personalità. Si ottenne il tratteggio di un uomo sfaccettato, una persona sicura di sé, che non teme il confronto con chi ricopre, socialmente o istituzionalmente, una carica, un ruolo, più in alto del suo. Ricordate la sua ragazza, Stephanie Brooks? Volevo solo provare a me stesso che avrei potuto sposarla. Un criminale insolitamente organizzato, che conosceva molto bene la legge e le sue applicazioni, che conosceva le dinamiche delle forze dell'ordine, tanto da riuscire a eluderle più volte. Un assassino feroce, brutale, prolifico. Perché Ted Bundy uccideva? Per vendetta? Per punizione? Per supremazia? La verità, ammesso che ve ne sia una, sembra essere morta quella mattina, sulla sedia elettrica, con l'omicida. L'eredità di questi interrogativi è una molteplice rete di risposte plausibili. Così come restano di notevole importanza e fascino le udienze in tribunale, dove Bundy insistette per difendersi da solo, nonostante fosse a tutti chiara la complessità e la gravità della situazione. Volle difendersi da solo. In tribunale voleva esserci lui e lui soltanto. Ted Bundy, il killer delle studentesse, il Lady Killer, che aveva ottenuto
anche dinanzi alla morte, un confronto in solitaria con il mondo. The way in which it influenced the jury that heard this case in connection with our motion to continue this trial. Sono il figlio di puttana più freddo che tu abbia mai incontrato. E con questo si conclude la nostra ricostruzione del caso Bundy, uno dei serial killer più noti d'America, se non il più noto. Nonostante questo nostro viaggio, rimangono ancora ombre e situazioni nebbiose attorno alla sua figura, così affascinante, macabra e contorta allo stesso tempo. Di Ted Bundy rimangono inoltre anche le sue ultime parole prima di morire. Parlando con alcuni membri del suo team legale, James Jim Coleman e Fred Lawrence, disse: Jim, Fred, vorrei che deste il mio amore, il mio affetto alla mia famiglia e agli amici. Poi si avviò verso la sala in cui fu eseguito. Il nostro viaggio per ora termina qui, ma la nostra linea rossa prosegue. Vi do appuntamento alla prossima puntata.